I trattamenti chimici, l'uso quotidiano di piastre, le diete squilibrate, lo stress e l'inquinamento conducono ad un deterioramento fisiologico del capello, danneggiandolo. Tutte le donne prima o poi devono fare i conti con l'esigenza di una ricostruzione professionale in grado di riparare il capello dall'interno e riportandolo al suo splendore. Repair Shampoo è uno shampoo illuminante riparatore dell'innovativa linea di ricostruzione Chic Care. Deterge cute e capelli in profondità preparandoli a ricevere al meglio il trattamento successivo, nutrendo ed illuminando la chioma. Il risultato sarà un capello sano, visibilmente riparato ed estremamente illuminato. La sua formula leggera e la sua texture estremamente sensoriale sono arricchite con cheratina di origine vegetale. Tutta la linea Chic Care è vegana e contiene alte percentuali di ingredienti di origine naturale. In questa composizione troviamo acqua, 2 tensioattivi anionici, 2 tensioattivi anfoteri, un conservante, profumo, 2 polimeri sintetici, 2 agenti chelanti, cloruro di sodio, benzoato di sodio, un agente umettante, acido citrico, un tensioattivo non ionico, 2 conservanti, idrossido di sodio, 5 aminoacidi e un tipo di allergene. Repair Max è la maschera illuminante riparatrice dell'innovativa linea di ricostruzione professionale Chic Care. Nutre e ripara i capelli danneggiati, restituendo corpo, vitalità, morbidezza e luminosità alla chioma. Il risultato saranno capelli estremamente setosi e straordinariamente riparati fin dalla primissima applicazione del rituale. La sua formula vegana leggera e la texture estremamente sensoriale sono arricchite con aloe vera in gel, burro di karité dalle profonde proprietà nutrienti e cheratina di origine vegetale. Il trattamento riparatore contiene acqua, alcol grasso, un tipo di tensioattivo, un agente antistatico, betaina, profumo, un conservante, burro di karité, un agente umettante, succo di foglie di aloe vera, un agente emulsionante, un agente chelante, alcol isopropilico, un agente umettante, acido citrico, olio di cocco, 3 tipi di conservanti, 5 aminoacidi e un tipo di allergene. La cosa bella di questa linea è soprattutto che è stata creata in Italia. Il marchio Inebria è un marchio italiano e fa di prodotti veramente fantastici, pazzeschi, e in generale mi sono comunque appassionata di questa linea vegana che hanno creato. La consistenza di questo shampoo è molto liquida e di colore bianco, e ho trovato il profumo estremamente buonissimo. Parliamo di un profumo molto dolce, delicato, veramente buono. Non è tanto tipo intenso come ci sono alcuni shampoo che hanno proprio il profumo intenso, no? È proprio delicato, morbido, dolce. Mi è piaciuto tantissimo. E per quanto riguarda il discorso della detergenza, pulisce molto bene i capelli e te li lascia morbidi.
Diciamo che lo trovo adatto per un tipo di capello appunto danneggiato, un tipo di capello che soffre di secchezza estrema e considero che questo shampoo non è da utilizzare tipo costantemente, ma diciamo che va utilizzato soprattutto nei momenti in cui hai bisogno di dare forza ai capelli, di ripararli, cioè insomma di dargli questa vitalità, perché ci sono praticamente shampoo che vanno comunque a fare una leggera detersione e magari non noti il cambio, non noti niente, invece con questo vai a vedere diciamo la differenza. Per chi dovesse interessare non contiene siliconi, l'abbiamo visto dalla composizione e comunque lo trovo veramente fantastico. Mi è piaciuto tantissimo questo shampoo, perché io in generale vado a puntare su un tipo di shampoo molto diciamo che vado ad idratare la lunghezza, nel senso che dopo il risciacquo mi piace sentirli tipo morbidi, puliti bene, perché poi dipende anche comunque dalle scelte che si fanno, perché questo shampoo comunque contiene tanti aminoacidi, contiene anche prodotti che vanno a aumentare i capelli e diciamo che mi sono sorpresa tantissimo, perché ho pensato che dopo un po' mi poteva lasciare tipo i capelli non lo so, un po' stopposi, perché alcuni shampoo che sono addirittura, poi dipende insomma da come vengono composti, ti lasciano comunque quella sensazione dura sui capelli. E poi secondo me dipende insomma anche un po' dal discorso della temperatura dell'acqua, perché a me in generale piace lavare i capelli con la temperatura dell'acqua tiepida, e quindi in modo che comunque il prodotto vada a penetrare bene per il trattamento successivo, diciamo, vada a pulire bene, vada a togliere tutto, insomma, e vada anche ad aprirsi un po' le cuticole, perché comunque il compito di uno shampoo è di aprire le cuticole per far sì che il trattamento successivo vada a penetrare. E a questo punto passiamo al discorso del trattamento. L'ho trovato molto buono, mi sono anche sorpresa per il fatto che, essendo anche prodotti senza siliconi, perché io comunque nella mia esperienza ritengo che i prodotti con siliconi ti lasciano quella sensazione di morbidezza sui capelli, molto, cioè ti dà comunque quella districabilità in più rispetto a un prodotto che non lo contiene. E non solo, magari ci sono anche prodotti che non hanno siliconi ma contengono degli oli che fanno in modo che i capelli vengano districati al meglio. In questo caso praticamente l'ingrediente magico, a mio parere, è il burro di karité, e il burro di karité ha fatto in modo che sia stato veramente facile districare i capelli. In più ci sono anche gli aminoacidi che vanno a rinforzare, a dare vitalità ai capelli, vanno comunque a coprire i mattoncini aperti che un tipo di capello poroso può avere. Ecco, vi dico che gli ingredienti importanti in questa linea sono gli aminoacidi,
sono derivati dalle proteine che sono state scomposte tramite idrolisi. È un processo che utilizza acqua per estrarre gli acidi, è utilizzato come agente condizionante per idratare i capelli sia normali che trattati chimicamente oppure danneggiati dal calore. Ecco, le dimensioni degli aminoacidi sono molto piccole e sono in grado di penetrare nel fusto del capello e fornire benefici idratanti e condizionanti per riparare e proteggere l'importantissima cheratina. Ecco, aumentano l'elasticità, la flessibilità e dà forza ai capelli, riducendo la rottura e anche l'effetto crespo e migliorando la gestibilità e la condizione dei capelli. Questo è il compito eccezionale che hanno gli aminoacidi per quanto riguarda i capelli. Ecco, dopo il risciacquo comunque li ho sentiti sempre più morbidi. Diciamo che ho avuto questo effetto tipo un po' più nutritivo, cioè ho sentito la chioma un po' più morbida, diciamo, piuttosto che rinforzata, diciamo, ma secondo me l'effetto potrebbe darsi dopo qualche trattamento in più, diciamo, dipende comunque dagli utilizzi. Ecco, unica pecca del trattamento che l'ho trovato un po' particolare è che mentre spazzolavo i capelli comunque ho notato che faceva una leggera schiumetta, diciamo. Ci sono appunto tanti trattamenti, ecco, perché questo appunto qua è un trattamento che diciamo che quando vai ad applicarlo rimangono tipo cremosi, ecco, e invece ci sono tanti altri che generano questa specie di schiuma. Diciamo che credo che sia anche perché possa contenere diversi tensioattivi, credo che ci sia anche un sulfato se non mi sbaglio, e quindi ecco l'unica cosa che non mi è piaciuta, però la linea è veramente valida, è fantastica, l'ho trovata il top. Per quanto riguarda il discorso del prezzo, lo potete trovare soprattutto su negozi professionali o anche sul web. Io lo shampoo l'ho acquistato su Amazon al prezzo di 6 euro e invece il trattamento l'ho pagato sempre uguale, solo che l'ho trovato su Nottino e credo di aver speso sui 6-7 euro, e diciamo che comunque bene o male dipende anche da dove lo trovate, perché ci sono comunque alcuni siti dove li puoi trovare un po' più costosi, altri un po' meno, poi dipende anche dal momento in cui ci sono delle offerte. E per finire questo video vorrei farvi vedere la linea completa di G-Care e praticamente vorrei iniziare con il Repair Scalp Treatment, che sarebbe tipo un trattamento per la cute, ok? E quindi sarebbe tipo il primo passo da fare che loro ti propongono. Ecco, è una soluzione esfoliante e lenitiva da applicare in piccole quantità sui capelli asciutti, da massaggiare e lasciare in posa per pochi minuti. Cosa fa? Purifica, idrata e igienizza la cute, donando una sensazione di sollievo immediato grazie al potere idratante che ha sul cuoio capelluto. E diciamo che loro comunque ci tengono anche a precisare che il capelli, comunque un vero trattamento di capelli parte dalla cute, quindi loro ti propongono prima questo prodotto da utilizzare.
Come secondo passaggio c'è il Repair Shampoo, illuminante riparatore che deterge in profondità, preparando i capelli a ricevere al meglio il trattamento successivo. Per il massimo risultato si massaggia delicatamente e si lascia in posa qualche minuto. Dopo il terzo passaggio che loro ti propongono è quello di tamponare i capelli e successivamente passare al Repair Magic Spray. Si vaporizza sulle ciocche e si massaggia dal basso verso l'alto, quindi dalle punte alla base per far penetrare bene i principi attivi dei cosmetici all'interno dei fusti. È un elixir di vitalità dall'effetto intensivo che agisce all'interno della struttura capillare, garantendone la ricostruzione. Poi giustamente va risciacquato e successivamente ti propongono quello che abbiamo già visto comunque, la Repair Max, che è il trattamento comunque illuminante riparatore arricchito con aloe vera in gel e burro di karité, ottima per sigillare le cuticole, donare nutrimento e idratare i capelli, restituendo corpo, luminosità e morbidezza ai capelli. Questa è una cosa che posso garantirla perché è giustamente quello che ho sentito sui miei capelli. Si lascia in posa 5 minuti, si pettina e infine si risciacqua. Il risultato sono capelli straordinariamente setosi e vitali, questo lo posso garantire. Una piccola parentesi, diciamo che come abbiamo visto prima c'è sia lo spray che anche il trattamento. Diciamo che secondo me non è proprio indispensabile utilizzare entrambi, ma potrei tipo proporre, diciamo, il trattamento quello più solido, quello che contiene l'aloe vera e il burro di karité, quello di cui abbiamo recensito in questo video. E secondo me si potrebbe utilizzare su una chioma un po' molto più danneggiata, ecco, capelli secchissimi. Invece lo spray lo consiglierei piuttosto a un tipo di capello fino che ha bisogno di essere rinforzato, di donare un po' di vitalità a questi capelli, oppure anche un tipo di capelli grassi che comunque hanno bisogno comunque di leggerezza e tutto quanto. Con l'aggiunta comunque di questo spray, che essendo anche di consistenza liquida, diciamo che potrebbe essere un prodotto molto valido per certe tipologie di capelli. Cioè io ritengo che la cosa migliore, cioè il mio consiglio è comunque di scegliere uno o l'altro, diciamo. Entrambi secondo me sarebbe anche troppo, ecco, perché contengono aminoacidi, diverse cose, quindi potrebbe anche caricare, diciamo, e anche troppo, ecco. E infine ti propongono anche le fiale, lucentezza e morbidezza. È un trattamento intensivo che non va risciacquato, è arricchito con cheratina di origine vegetale, ecco. Sono gli aminoacidi che abbiamo già visto prima, ma vengono comunque denominati comunque facendo un insieme creano questa specie di cheratina, ecco. Dona lucentezza e morbidezza specialmente alle capigliature più ribelli. Con l'applicatore dedicato distribuire sui capelli umidi in maniera uniforme su tutta la chioma. E spero tanto che il video vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo appuntamento. Se avete qualche dubbio o qualche domanda scrivetemi. Ci vediamo alla prossima con tantissime novità. Hasta la vista!